Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale. Per chi non è ancora iscritto, ovviamente iscrivetevi, così rimanete aggiornati su quello che faremo anche nei prossimi video. Oggi intanto, seguendo un vostro suggerimento, ascolteremo Chakra Chan, non so se si pronuncia così, in una canzone tipicamente americana dell'America profonda, cioè Tennessee Whiskey. È una live session, in questo caso. Vediamo un po' cosa ci presentano. Listen, never let your glass empty. Ever. I used to spend my nights out in a barroom. Liquor was the only love I know. Dunque, una voce eccezionale per questo tipo di canzone. Mi ricorda un po' Joe Cocker. I meno giovani di voi lo ricorderanno, però devo dire che lui ha più controllo, è ha molto più controllo della voce, quindi bellissimo. Ci sono anche delle cose da dire dal punto di vista del set, a livello visivo, e anche tutto quello che è a livello canoro, lo diremo alla fine della canzone, così lo ascoltiamo fino alla fine e poi vediamo un po' queste piccole cose che dobbiamo notare. Sentiamo. But when you rescue me from reaching for the bottom and drown me back from being too far gone, you're smooth as Tennessee whiskey. You're sweet as strawberry wine. You're as warm as a glass of brandy. Mamma mia. Honey, I stay strong on your love all the time. And I look for love in all the simple places. For the bottom of my bottle always dry. But when you pour out your heart, I didn't waste it. No, I won't. Yes, 'cause there's nothing like your love to get me high. Oh. It's Tennessee whiskey. You're sweet as strawberry wine. You're as warm as a glass of brandy. Honey, I stay stoned on your love all the time. Yeah. Let me introduce you, Raymond, Dizzy, yang megang kamera, Yaya, dan Made yang main gitar. È simpatico. You're smooth as Tennessee whiskey. It's Tennessee whiskey. It's Tennessee whiskey. One more time. Yeah, you're smooth Mamma mia. as
eccezionale, bellissimo. Minchia, che voce che ha. Tra l'altro, cosa che abbiamo notato tutti, se chiudessimo gli occhi sentendo questa canzone da lui interpretata, non ci aspetteremmo lui come persona, perché sembra proprio una voce blues questa, una voce, anche l'interpretazione che lui fa di questa canzone è un'interpretazione credibile, no? Anche se questa canzone va a pescare nell'America profonda, quindi sicuramente una, una cultura in cui lui non è nato o non ha vissuto. Eppure è in grado di interpretare anche questa cosa, che è bellissimo. Intanto una cosa che ho notato quando ha fatto uno dei primi vocalizzi, vediamo se riusciamo a ripescarlo. In pratica ha utilizzato praticamente, lo vediamo subito se riesco a trovarlo. Diciamo, ha utilizzato per fare i suoi vocalizzi e tutti i movimenti di questo primo acuto che ha fatto, l'ha fatto solo muovendo la bocca. Con i movimenti delle labbra, i movimenti della bocca, ha creato tutta una serie di sonorità molto diverse tra loro che hanno creato questo bellissimo effetto. Vediamo se lo trovo. No. Vediamo se è qua. But when you Vediamo se è qui. and strawberry wine, Guarda, you're as warm as a glass of brandy. avete visto come ha modificato la forma delle labbra e della bocca per fare questi suoni? Bellissimo. Tra l'altro questo è un classico blues, jazz, 12 ottavi di tempo, quindi molto bello, perché come sapete la caratteristica del jazz e anche del blues è di non essere simmetrico, no? Quindi a noi dà anche questo effetto di instabilità dal punto di vista del tempo, di malleabilità, no? Se vogliamo dire così. Effettivamente il tempo in 12 ottavi ci aiuta in questa sonorità un po' anomala per la nostra abitudine. E tra l'altro così lento, con questa melodia tutto sommato semplice, deve essere bellissimo non solo per il cantante, ma anche per i musicisti, perché lascia spazio per l'improvvisazione, quella che poi è la, diciamo così, la ciliegina sulla torta, no? Del blues o del jazz. E infatti lui fa dei vocalizzi, rallenta il tempo della sua, diciamo, delle sue frasi rispetto alla musica e viceversa, e i musicisti hanno anche loro libertà di fare delle cose. Infatti, se riusciamo a pescarli, sì, sentiamo qua, ok. And I look for love in all the simple places. La chitarra, sentite. E poi anche il basso fa un riff un pochino fuori dal suo schema. Adesso. But when you pour out your heart, I didn't waste it, no. Quindi sia lui con la voce può addirittura aggiungere parole, no? Perché questo tipo di melodia lascia spazio anche a questo. Altra cosa fondamentale è l'aspetto del set, no? Infatti si chiama, mi pare che si chiami, vediamo un po', Roommate Project. Sì, quindi l'idea è quella di inscenare questo set come una stanza della casa, in un appartamento. Infatti vedete la mensola dove c'è uno sacchiotto, sono dei fiori. Sembra proprio di essere in casa, no? Con loro. E a noi dà l'effetto di essere lì. Ma la chicca che crea questa atmosfera e la rende più viva anche per noi è il fatto che loro intanto stanno suonando e è palese che si stanno divertendo, e almeno questo è quello che ci mostrano anche visivamente, no? Perché si guardano, ridono. Lui cosa fa? Apre la canzone con quella battuta sul bicchiere che deve essere sempre mai vuoto, che è simpatica, no? Fa ridere, e poi chiude la canzone con una risata, proprio a confezionare questo clima di amicizia che ci fa sentire come se fossimo
anche noi uno del loro gruppo, no, di amici. Quindi bellissima questa scelta, stilistica, se vogliamo dire così. Altra piccola cosa che noto è che, come vedete l'immagine è quasi un bianco e nero, non è un bianco e nero, però i colori sono molto poco vivaci e potrebbe essere assimilabile più che a un bianco e nero a un'opera d'arte seppia, no? Quindi bianco e nero sarebbe forse troppo retro, anche se questa musica jazz appunto non è comunque richiama radici antiche, però questa tendenza del colore al seppia dà un tocco più artistico e meno vecchio, diciamo così. Quindi per me anche questa scelta, se è una scelta, è ottima. Ultima cosa che noto, questa canzone, questa interpretazione e questo set ci dimostrano, volutamente o no, non ci importa, come la musica non abbia barriere. Lui è un personaggio che sicuramente non ha vissuto la sua vita nell'America profonda, eppure canta così bene una canzone appartenente a quella cultura. E ha anche la maglietta degli AC/DC addosso. Questo ci fa vedere come non ci sono barriere, la musica non la fermi. È un bel messaggio questo per tutti noi. E ed effettivamente anche noi, grazie a internet, oggi come oggi possiamo ascoltare la musica da tutto il mondo, possiamo ascoltare artisti che io non avrei mai potuto ascoltare 50 anni fa, anche solo per una distanza geografica. Quindi, insomma, pensiamo anche a tutto quello che ci consente internet, ad esempio. Quindi niente, grazie mille di avermi consigliato questa canzone che è eccezionale, effettivamente, grande interpretazione, sia sua che dei musicisti. Ovviamente commentate anche voi questa interpretazione, mettete like se vi è piaciuta la mia reazione, suggeritemi altre sue canzoni o di altri artisti, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete like se volete e noi ovviamente ci vediamo in un prossimo video. Ciao!